La persuasione è la capacità di avvicinare una persona alle tue idee, a farle vedere il tuo punto di vista e il modo in cui tu pensi alle cose. Naruto in questo è un genio. Oggi te ne parlo. L'arte della persuasione è un'abilità desiderata da tantissime persone ed è effettivamente uno strumento utilissimo in molte circostanze. La persuasione, imparare a persuadere, significa imparare a comunicare meglio e trasmettere meglio le tue idee. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. E pensiamo a Naruto. Naruto durante tutto l'anime viene a contatto con tantissime persone che, per la maggior parte, hanno idee opposte alle sue, ma lui in qualche modo riesce a convincerli che l'essere dalla parte dei buoni è la scelta giusta. Riesce a convincere tutti a collaborare con lui. Come cazzo fa? A volte può essere difficile creare una connessione positiva con qualcuno e convincerlo della validità delle nostre idee. Allora a questo punto tiro in ballo un'altra persona, Robert Cialdini. Un a caso proprio. Allora, Robert Cialdini è un esperto di marketing e uno psicologo sociale che ha investito molto nello studio delle tecniche di persuasione e ha stilato i suoi 7 principi della persuasione. Questi principi sono gli stessi che usa Naruto durante tutto l'anime, anche se non proprio consciamente. Comunque questi gli permettono di far avvicinare le persone alle sue idee. Vediamo quali sono questi 7 principi e come li puoi usare anche tu per risultare più persuasivo. Allora, il primo principio è quello della reciprocità, ossia, se tu dai qualcosa a me, io sono più portata a dare qualcosa a te in cambio. Io ti do uno snack e tu mi dai tanto amore, vero? Naruto si rende sempre disponibile e ha una gran voglia di rendersi utile. Se trova un perfetto sconosciuto per strada, empatizza con lui, gli risolve il problema e effettivamente lo aiuta. Lui si ferma spesso anche solo a dare una parola di conforto, a dare una pacca sulla spalla o un consiglio a chi si trova in difficoltà. Insomma, anche solo un piccolo gesto dimostra a chi gli sta di fronte che Naruto è una persona di cui ci si può fidare, una persona gentile su cui poter fare affidamento. Di conseguenza, quando lui si trova in difficoltà, è pieno di gente che non vede l'ora di sdebitarsi. Fare il primo passo e aiutare spontaneamente una persona fa nascere in quella persona un senso di gratitudine. La persona che è di fronte, felice di essere stata aiutata, si sentirà in dovere di ricambiare il favore e quindi quando tu avrai bisogno di qualcosa sarà ben felice di fare qualcosa per te. L'alleanza tra il villaggio della foglia e il villaggio della sabbia nasce proprio per questo principio. Secondo principio di persuasione, simpatia. Quando una persona ci piace, ci sta simpatica, siamo più ben disposti nei suoi confronti, no? Naruto fa ridere. Grazie alla sua esuberanza è conosciuto come quello che urla. Il suo entusiasmo, la sua positività, la sua felicità riesce ad unire anche persone molto distanti tra loro. Come dice Kakashi, Naruto ha un potere speciale sulle persone. Chiunque entri in contatto con lui diventa suo amico. Ma che figata di abilità è questa? Il problema è che non tutti siamo simpatici come Naruto. Però ognuno ha il proprio modo di rendersi piacevole agli altri. C'è chi punta sul far ridere, c'è chi punta sulla gentilezza e c'è chi invece ha una grande capacità di comprensione e di ascolto nei confronti degli altri. Insomma, punta sul tuo punto di forza per renderti più piacevole agli altri, per suscitare simpatia negli altri e gli altri saranno più disponibili nei tuoi confronti. E basandoti sul principio che se ti piace qualcuno, quel qualcuno sarà più disponibile nei tuoi confronti, quel qualcuno sarà più disponibile nei tuoi confronti anche se ha l'impressione di piacere a te. In parole povere, se hai l'impressione di piacere a qualcuno, sarà più probabile che quel qualcuno piacerà a te. Infatti, se hai l'impressione di stare sulle balle a qualcuno, facilmente da quel qualcuno starai abbastanza distante. E i due metodi universali per mostrare ad una persona che ti piace sono quelli di fare complimenti sinceri e
trovare ciò che voi due avete in comune. Terzo principio di persuasione, la riprova sociale. Questo non mi piace per niente, però funziona. Allora, noi tendiamo a seguire il comportamento delle persone che ci circondano, perché pensiamo che la maggioranza segua il comportamento corretto. Cioè, tu hai presente quando sei in un supermercato, nessuno sta guardando le mele, tu ti avvicini, ti guardi le tue mele e improvvisamente tutti sono interessati alle mele. Ricordi il primo vero nemico che Naruto si ritrova ad affrontare? La loro prima missione di livello C, che si rivela molto più complicata del previsto. Loro dovevano proteggere Tatsuna, il costruttore di ponti. Per farlo si scontrano contro Zabuza, poi contro il suo aiutante Aku e dopo con l'intera banda e il mandante della missione. Prima di questo enorme scontro, Naruto era impegnato in un'altra battaglia e durante questa battaglia ha salvato un ragazzino, dicendogli che dopo questo momento sarebbero andati a affrontare una successiva battaglia per salvare l'intero villaggio e i suoi abitanti. Con questa idea in testa, il ragazzino, preso dal principio di persuasione e di reciprocità, cerca di riunire tutte le persone possibili per andare ad aiutarlo. All'inizio nessuno se lo calcola, ma poi quando riesce a convincere 2 o 3 persone, improvvisamente l'intero villaggio si fa avanti. Questo è un esempio di riprova sociale. Nel momento in cui gli abitanti hanno iniziato a vedere che 2 o 3 persone aderivano alla stessa idea, hanno iniziato a pensare che quell'idea fosse quella giusta. Insomma, le persone ti seguiranno se qualcuno di simile a loro già ti segue. Quarto principio di persuasione, su questo andiamo veloce perché è molto semplice, è il principio di autorità. Se una persona è autorevole nel suo campo, allora in automatico gli si dà più fiducia. Quando una persona autorevole ed esperta dice qualcosa, noi diamo per buono che quella cosa sia giusta. Allo stesso modo succede se tu dici qualcosa citando una persona autorevole, proprio come io sto facendo con i principi di persuasione di Robert Cialdini. Questo in Naruto è molto visibile. Le missioni sono missioni e gli ordini sono ordini. Quello che dice l'Hokage, il tuo mandante, non va contestato e viene preso così com'è per buono. Quindi, vuoi acquistare credibilità? Allora studia e diventa un esperto in quel campo. Oppure appoggiati a persone esperte in quel campo. Quinto principio di persuasione, quello della scarsità. Questo è veramente abusato nel mondo del marketing. Il ne rimane solo uno, hai poco tempo, eccetera, eccetera. Insomma, una cosa che è scarsa, ci sono pochi pezzi, è quasi finita, improvvisamente diventa più attrattiva. Se ce ne sono pochi, allora sono preziosi. Pensa a Naruto. Naruto è quello che viene chiamato Jinchuriki. Come che si dice? Jinchuriki, ossia una persona all'interno della quale è stato racchiuso un demone. Di questi contenitori ce ne sono solo 9 in tutto il mondo, per cui vengono considerati preziosissimi. Se ce ne fossero 100.000 non sarebbero così preziosi e il loro potere non sarebbe poi così ambito. Quindi, se devi persuadere qualcuno a fare qualcosa, sarà molto più facile se riuscirai a far passare il messaggio che quella che stai offrendo è un'opportunità unica nel suo genere. Sesto principio, impegno e coerenza. Sì, sono 2, ma così è. Vogliamo sentirci coerenti rispetto a quello che abbiamo detto o fatto in passato, soprattutto se l'abbiamo detto o fatto in maniera pubblica. Per lo stesso motivo, se ti sei preso un impegno in passato, allora sarai più motivato a continuare su quella strada e portarla a termine. Questa è una cosa che a volte ci frega, E allora parliamo di Nindo. Io non mi arrendo e non mi rimangio mai la parola data. Questo è il Nindo di Naruto. Il Nindo è la strada ninja, un motto, una credenza, un desiderio. Una volta che uno shinobi sceglie il suo nindo, lo porterà avanti nonostante le avversità. E anche noi abbiamo bisogno di sentirci coerenti con quello che abbiamo detto, con quello che abbiamo fatto. Dobbiamo portare avanti le nostre idee senza sentirci ipocriti o contraddittori. Insomma, se riuscirai a far fare un passo ad una persona verso di te, fatto il primo passo, quella persona sarà più portata a farne tanti altri per essere coerente con la sua scelta iniziale. Settimo e ultimo principio di persuasione, ossia quello di unità. È più facile condividere qualcosa con qualcuno se quel qualcuno fa parte della nostra comunità, anche se non lo conosciamo direttamente. Parlando di comunità, sappiamo che in Naruto ogni shinobi del villaggio della foglia
aderisce ad un nido comunitario, ossia la volontà del fuoco. Ogni abitante di Konoha è parte della tua famiglia e quindi va aiutato, curato e protetto, proprio come se fosse la tua famiglia. Seguendo questo ideale, ognuno combatte per aiutare gli altri, come è sempre stato fatto in tutte le generazioni passate. Insomma, con un membro della nostra comunità sentiamo di condividere un'identità, di condividere un legame che con le altre persone non abbiamo. Ad esempio, se stai seguendo questo video, probabilmente sarai un amante degli anime. Probabilmente, se stai seguendo questo canale, sarai anche un gamer. Allora pensa, quando tu trovi per strada uno sconosciuto, se quello sconosciuto è un gamer o un amante degli anime, improvvisamente senti di avere un legame con lui. È più facile parlare, ridere e scherzare, perché quella persona fa parte della tua stessa comunità. Condividi una forte passione e di conseguenza è molto più facile creare una connessione. Quindi, quando inizi ad avvicinarti a qualcuno, trova i punti di contatto con lui, trova le cose che condividi con lui e a quel punto sarà molto più facile creare un legame e anche instaurare un rapporto di fiducia. Ebbene, adesso un'ultima precisazione. Persuasione e manipolazione sono due cose diverse. Quando manipoli qualcuno, stai cercando di spingerlo a fare una scelta che normalmente non farebbe. La persuasione, invece, è avvicinare le idee dell'altro alle tue, muoverlo verso la tua direzione in modo onesto, genuino e senza arrecargli nessun danno. Ebbene, per oggi mi fermo qui. Io spero di averti lasciato qualche principio utile, ossia i 7 principi di Cialdini, così mi attacco al principio di autorità. E se tu hai trovato questo video utile, lasciami un mi piace, magari condividilo con una persona che pensi potrebbe trarne beneficio, ma soprattutto iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche. Tutto questo per rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.